Cosa succede quando un esperto di finanza parla del mondo del lavoro? Lo scopriamo oggi. Ciao, io sono Maurizio, nel mio canale parliamo di carriera, lavoro, finanza personale. Oggi farò la reaction a un video molto interessante di Pietro Michelangeli, sperando che Charlie là dietro non faccia troppo casino. Chi è Pietro Michelangeli? Lui è uno youtuber, esperto di finanza, ha un canale molto interessante dove fa delle belle analisi, tra l'altro è uno dei principali in Italia, e una delle sue caratteristiche è che ha tutta una serie di video che sono sempre molto pacati, ragionati, non fa cose clickbait, quindi è uno dei pochi che seguo assiduamente per quanto riguarda la parte finanziaria. E mi ha incuriosito perché qualche mese fa ha fatto un video sul mondo del lavoro e quindi è entrato nella mia zona e mi fa piacere fare una reaction. Vediamo insieme cosa dice, mi aspetto un bel ragionamento lineare sull'argomento. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Non so voi, ma io trovo veramente assurdo che la nona parola del primo articolo della Costituzione italiana sia lavoro, eppure quando nel nostro paese si parla di cambiare lavoro, scoppia il panico. Ok, un commento su questo. Sì, mi ricordo tanti anni fa, anzi periodicamente, talk show in televisione dove si parla del fatto che siccome c'è nella Costituzione allora il lavoro è un diritto e tutto, Ragà, quelli sono grandi principi, massimi sistemi. Se prendete il primo articolo della Costituzione di altre nazioni, in Giappone l'identità dell'imperatore, in Francia l'uguaglianza delle persone, dobbiamo accettare il fatto che il mondo reale si muove su binari completamente diversi, per cui va bene citarla, ma non dobbiamo mai aspettarci nessun collegamento uno a uno tra quello e quello che vediamo. Lavoro? Ma sei pazzo? E con i tempi che corrono, poi con la crisi. Guarda che sai quello che lasci ma non sai quello che trovi. E poi, cioè, chi ti garantisce niente? Guarda che rischi di trovarti in una situazione peggiore di quella in cui sei ora. Non prendiamoci in giro. In alcune di queste frasi c'è un fondo di verità. Cambiare lavoro non è una passeggiata, ma perlomeno bisognerebbe essere liberi di poterne parlare. Almeno per capire se, come e quando ha senso affrontare questo passaggio nella propria vita. E giusto per farvi capire di quanto... Ok, assolutamente. Dobbiamo tenere in conto una cosa. L'Italia è un paese, da un punto di vista lavorativo, depresso. Cioè, ragazzi, proprio rispetto agli standard di altre nazioni moderne con le quali ci confrontiamo, siamo molto, molto, molto indietro a livello di opportunità, a livello di dinamiche del mercato. Non metto neanche in campo le statistiche sul potere d'acquisto. L'Italia è l'unica nazione in Europa che negli anni ha perso potere di acquisto, non c'è stato incremento di salari al palo, da tutte quelle cose. Quindi parliamo di una nazione che ha uno dei suoi tanti talloni d'Achille nella parte opportunità lavorative e questo automaticamente genera un approccio molto molto conservativo e a mio avviso estremamente questo genera un approccio estremamente conservativo quando si parla di lavoro, cambio lavoro, carriera, più tutto il discorso ovviamente del mitico posto fisso. Ma andiamo avanti. Quanto poco si parli nel nostro paese di questo argomento, su Google le parole trading online sono più cercate di cambiare lavoro. Rendiamoci conto della tristezza. Quindi... Completamente d'accordo su questo. Non è clickbait parlare di impegno per il lavoro, per la carriera, per le cose. È molto più figo tirare fuori 2000 cose sul trading, il mitico trading online. Parleremo anche di quello. Non oggi. In questo video cerchiamo di liberarci da tutti i pregiudizi e parliamo per bene di questo argomento. Ma prima, come sempre, sigla. Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e bentornati in questo nuovo video. Volevo fare da un sacco
poco questo video, volevo davvero approfondire questo argomento, ma tanto per cominciare partiamo con la base. Perché mai qualcuno dovrebbe voler cambiare lavoro? I motivi in realtà possono essere i più disparati. Necessità magari per un trasferimento o cause di forza maggiore di qualche tipo. L'ambiente lavorativo, infatti i colleghi, il datore di lavoro e in generale le dinamiche che si instaurano sul posto di lavoro possono arrivare a essere tossiche a dei livelli altissimi. E anche se vi piace il vostro lavoro, potreste finire per odiarlo proprio per questi semplici motivi. Insoddisfazione economica, se prendete banalmente troppo poco, poi di questo ne parliamo. Insoddisfazione personale, magari il vostro lavoro non vi soddisfa più, non vi gratifica o addirittura non l'ha mai fatto fin dall'inizio, ma avete dovuto accettarlo perché eravate quasi costretti. Mancanza di prospettive, dopo un po' vi siete resi conto che non c'è la possibilità di fare avanzamenti di carriera. Una cosa, qui Pietro sta elencando una serie di motivi assolutamente corretti per cambiare lavoro, ma sono tutti motivi negativi. Cioè questo è molto un allontanarsi da. In questa lista non vedo le aspirazioni, la voglia di migliorare, il mettersi in gioco, il cercare nuovi progetti. Sono tutti, c'è un problema che sia economico, che sia di ambiente tossico, che sia di sottopagato, che sia di mancanza di crescita e tutto. Non lo so se dopo parla anche dei motivi positivi, no? Cioè il muoversi verso qualcosa, aspirare a qualcosa, quindi una parte più progettuale. Era di andare oltre, rischiate di rimanere imbottigliati lì a vita, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tantissimi motivi possibili, tutti secondo me sono motivi ragionevoli, ma allora perché ci si fa problemi a cambiare lavoro? In altre parole, cos'è? No, non parla dei motivi, se vogliamo, positivi. Va bene. Che ci blocca tipicamente dal fare una scelta del genere, che è anche una scelta finanziaria? Il primo punto è il cosiddetto bias dei costi irrecuperabili. Ci siamo guadagnati una posizione lavorativa, lavorando, sudando, faticando, dedicando del tempo, chi lo sa, magari in certi casi anche del denaro. E dopo tutto questo tempo investito, la parola che ci viene subito in mente è sì vabbè ma ormai. E se posso anche capire una persona di 50-55 anni che ha questo tipo di pensiero, beh, non lo accetto da un trentenne che ha ancora tutta la vita davanti. Ehi, Pietro, io sto per farne 52, cioè togliamo la logica del a 50 anni i giochi sono fatti, a 40 anni i giochi sono fatti, c'è tantissima progettualità, tantissima aspettativa rispetto alla carriera anche over 50. Però è corretto, no? A inizio carriera bisogna avere molta meno paura, ci sono molte più cose che si possono fare, molti più esperimenti, anche perché c'è tanto tempo per correggere errori fatti o per raddrizzare la traiettoria. Però, occhio. Secondo punto, cultura. Noi italiani siamo mediamente avversi al rischio e, diciamocelo, cambiare lavoro è una scelta rischiosa. La mentalità tipica, infatti, in questi casi è mi sto trovando male, ma se cambio e mi trovo peggio o comunque nel migliore dei casi mi trovo ugualmente male, allora avrò fatto tutto questo lavoro per niente. E di nuovo... Guardate, questo è un punto importante. Sapete, io sto organizzando un workshop online per parlare di quelli che sono i principi fondamentali da seguire quando si organizza una ricerca di lavoro, quando ci si mette sul mercato del lavoro, focus molto sulle corporate e multinazionali. Per fare questo sto anche raccogliendo dei feedback da alcune persone per ricevere proprio indicazioni quali sono le loro preoccupazioni e non avete idea di quante volte ho avuto esattamente questo feedback, cioè tantissime persone sono molto preoccupate del faccio qualcosa per migliorare una situazione che non mi piace, la paura che dall'altro lato possa trovare qualcosa di peggio. È un terribile freno e a mio avviso è molto collegato a quello che dicevamo prima, cioè una dinamica del mercato del lavoro purtroppo non ottimale e quindi c'è tanta paura di fare un salto e poi trovarsi dopo 6 mesi di nuovo sul mercato del lavoro con in aggiunta la frustrazione di avere mentalmente un fallimento recente perché ho fatto un cambio sbagliato. Questo è il motivo per cui la pianificazione dei passaggi lato carriera è fondamentale. Bisogna cambiare il punto di vista e so che non è facile, soprattutto in un paese come il nostro. Anziché pensare all'incertezza di quello che verrà dopo, pensate alla certezza dell'insoddisfazione che avete al momento. Terzo punto, difficoltà.
Ecco, però qui Pietro di nuovo mette l'accento sul non siete felici e volete cambiare, la cosa non va bene e volete cambiare. Bisogna stare molto attenti su questi, è per carità legittimo, ma non è l'unico modo di approcciare. Sapete che c'è questo modo di dire people join companies and leave managers, cioè uno normalmente va in un'azienda perché è interessato all'azienda, al ruolo, al prestigio, e poi entri quando c'è una situazione magari di conflitto col manager o con una persona nello specifico, entri in una visione tunnel, è soltanto quello il tuo mondo e allora te ne vai perché c'hai problemi con le persone. Quindi spessissimo si riduce molto a relazioni tra le persone, quindi come anche nelle relazioni personali bisogna ricordarsi quali sono i motivi per cui si interrompe qualcosa, però di nuovo io non metterei soltanto l'accento sul devi cambiare perché non ti devi dimenticare quanto stai male adesso. No, puoi anche puntare allo stare meglio dopo in generale. Cambiare lavoro, anche superate le prime due barriere, nel 99% dei casi è difficile, sia per motivi mentali, come abbiamo detto, ma anche per motivi concreti. Io ragazzi non voglio assolutamente dirvi con questo video adesso risolverete tutti i problemi, non vi voglio nemmeno illudere, anzi in certi casi bisogna ammetterlo, cambiare il lavoro è al limite del possibile. Quello che però potete fare è fare alcune cose tanto per cominciare a aumentare le vostre probabilità di cambiare lavoro e soprattutto imparare le modalità con cui farlo correttamente. Quindi se finora abbiamo parlato del perché cambiare lavoro, o anche perché non è facile farlo, adesso arriviamo finalmente al come. E uno dei metodi su come farlo, su cui tra l'altro torniamo tra poco nel video, è la buona formazione personale, migliorando le proprie skill o addirittura imparando cose nuove tramite dei master, come ad esempio quelli dello sponsor di questo video, Start to Impact University. Si tratta di una delle principali realtà in Italia per formarsi. Ok, questo è il suo momento dello sponsor, va benissimo, non sono collegato a Start to Impact o a altri sponsor, però è un punto importante questo, perché ovviamente la formazione fondamentale, cioè non c'è neanche da discuterne, è uno degli aspetti secondo me più presenti, soprattutto in Italia, è quando ho bisogno di qualcosa, pum, mi iscrivo all'università. Cioè io conosco persone, ho seguito durante i percorsi di consulenza persone che mi interessa questa cosa e quindi mi sono iscritto a ingegneria gestionale, a economia e commercio, laurea online e tutto, con l'idea che l'università sia l'unico modo per acquisire determinate competenze. Per carità, l'università, io anche ho una laurea in ingegneria, mezza laurea in filosofia, va benissimo, ma se io sono in una dinamica di carriera e mi servono determinate competenze, non necessariamente ammazzarmi 3 o 5 anni a fare esami di cui 2/3 non rilevanti per il mio interesse è la scelta migliore. E io vedo che c'è molta leggerezza nelle persone che vanno mi interessa la parte gestionale, pum, e quindi mi iscrivo a economia e magari poi su 20 esami sono soltanto 3 quelli per te rilevanti, per cui alternative che siano business school, che siano corsi più specifici, che siano scuole di questo tipo vanno seriamente valutate. Non dico che sia questa la soluzione, ma dovete veramente valutare dove state investendo tempo, energia e soldi per la vostra formazione, ok? Ora saltiamo la parte dello sponsor e andiamo avanti con il video. Bene, distinguiamo subito due casistiche di cambio lavoro che richiedono di comportarsi secondo me in modi diametralmente opposti. Il primo caso, quello più comune direi, è cambiare lavoro rimanendo però nel proprio ambito, nel proprio settore o comunque spostarsi verso un lavoro che ha un qualche tipo di affinità con quello che già state facendo. Faccio un esempio del cavolo. Paolino è impiegato in un'azienda che vende ricambi per auto e in particolare gestisce la parte di pubblicità e commerciale. Paolino può scegliere quindi di cambiare lavoro in diversi modi. Può fare lo stesso lavoro nello stesso settore ma in un'azienda diversa, questo è sicuramente il modo più semplice e veloce di cambiare lavoro, il suo CV, il suo curriculum è già praticamente perfetto, quindi l'unica difficoltà, se vogliamo, è trovare un'altra azienda. Opzione 2, cambiare settore ma mantenendo la mansione. La difficoltà qui secondo me è un pochino maggiore perché se è vero che si andrà a fare lo stesso lavoro, si va a perdere la conoscenza specifica del settore, delle dinamiche di settore che possono essere molto utili. La terza opzione è quella di rimanere nel settore
settore e cambi per auto, per dire, ma cambiare mansione, quindi si conservano tutta una serie di esperienze, di conoscenze, anche di conoscenze personali del settore, ma bisogna di fatto imparare un nuovo lavoro. Spostarsi, per dire, dalla parte commerciale alla parte amministrativa per Paolino potrebbe non essere semplicissimo, quindi trovare lavoro in questi casi, parecchio complicato. E lo step 4 è quello di cambiare sia settore di appartenenza sia mansione. Questo chiaramente è il passaggio più estremo perché avete tutte le difficoltà insieme. Quindi in base a queste diverse opzioni si procede secondo me in modi diversi. Partiamo. Ok, corretto, ma manca un intero pezzo. Cioè, prendiamo la sua matrice, ecco qua. È chiaro, no? Competenza specifica, settore potenzialmente diverso. Qui ci sono due cose da considerare. La prima è rischio-opportunità, nel senso che chiaramente lui ha fatto una matrice dove ha evidenziato il rischio, perché c'è molto un mood di difficoltà in questo video, mi sembra, e quindi ti fa vedere che è più facile, o meglio, meno difficile fare lo stesso ruolo nella stessa tipologia, quindi sono un esperto di questo nell'automotive e vado in un'altra dell'automotive a fare queste cose, oppure mi sposto in altri settori nella mia azienda o in altre aziende e via dicendo. Però bisogna anche essere chiari che c'è esattamente una curva inversa che è quella delle opportunità, cioè più mi allontano da quello che so fare nel settore in cui ho esperienza, più si aprono opportunità a livello numerico, quindi più aziende, più ruoli, geograficamente più esteso, e questo è molto importante perché ovviamente più mi metto in gioco, quindi più esco dal mio quadrante, più aumentano le opportunità, più aumenta il ventaglio di cose che posso fare, il mettersi in discussione, il capire quali sono le competenze trasferibili, quali sono le mie aspirazioni e tutta quella fase di progettazione. Poi attenzione, lui sta parlando molto dell'esperienza, ma non bisogna dimenticare la competenza. Io posso avere 10 anni di esperienza come progettista per una tipologia di componente meccanica in un certo settore industriale, però se in quegli anni ho sviluppato altre competenze come la negoziazione, l'interazione, la gestione di risorse, il capire qual è il collegamento con il business e tutto, queste sono competenze che, scollegate dalla pura esperienza del quadrante, posso usare per fare spostamenti in altre aree, per mettermi in gioco, per propormi per dei ruoli e quindi per atterrare in posizioni e aziende diverse. Quindi due cose aggiungerei a questa analisi. La prima, esperienza e competenza, quindi sdoppiare questi due canali. Il secondo, più mi sposto, aumentano le difficoltà, certamente, assolutamente corretto, ma aumentano anche le opportunità. Andiamo avanti. Settore di appartenenza sia mansione. Questo chiaramente è il passaggio più estremo perché avete tutte le difficoltà insieme. Quindi in base a queste diverse opzioni si procede secondo me in modi diversi. Partiamo con i consigli pratici. Il primo consiglio che vi voglio dare è proprio quello di non saltare direttamente al punto 4. Volete cambiare sia settore che mansione? Spezzettate questa sfida perché la renderete più facile. Ad esempio, prima potete cambiare mansione e poi, una volta che avete appreso questo nuovo lavoro, spostarvi con un po' più di facilità in un altro settore. Il secondo consiglio, ne abbiamo parlato prima, è formatevi e come dicevamo prima, ovvio che se io ho appunto 10 anni di esperienza in una parte non posso dire ok, da domani vado a fare marketing nel settore moda. Bisogna essere assolutamente con i piedi per terra, avere un'impostazione realista nell'approcciare queste cose, però bisogna avere un piano e questo piano non può essere guidato dalla paura o dalle difficoltà, deve essere guidato dalle aspirazioni e dalle azioni concrete per rendere queste aspirazioni implementabili.
Formatevi bene. Spesso sento gente che magari è insoddisfatta del proprio lavoro, che se ne lamenta e dice di voler cambiare, quindi l'intenzione c'è, ma poi quando si tratta di fare un lavoro su se stessi non succede niente. Per cui se per fare un lavoro a cui state puntando sono richieste delle competenze e quelle competenze si possono imparare, magari anche pagando, fatelo. Quali competenze nello specifico imparare per cambiare lavoro? Questo è un punto, ragazzi, fondamentale. Il discorso di prepararsi, acquisire competenze, aggiungere frecce al nostro arco è importantissimo. Molte persone sono cinture nere di scuse. Lo sono anch'io su moltissimi settori e a me capita spesso di confrontarmi con persone sia nei percorsi di consulenza sia anche colleghi, amici, e magari c'è opportunità di risolvere determinati problemi e allora tu parli di ok, si può fare questo e c'è gente specializzata nel trovare motivi per non farlo, no? Quando lui dice si parla tanto ma poi all'atto pratico. Io l'ho visto moltissime volte, quelli che io chiamo le persone che hanno un problema per ogni soluzione. Cioè tu puoi andare là e dire ah sì, ok, ma guarda che vista questa situazione si potrebbe fare ABC, pum, subito ti trovano i motivi per cui non si può fare. E là fa parte anche del mindset, del mindset, growing mindset e tutti questi altri argomenti. Però assolutamente corretto che bisogna mettersi in gioco e muovere quello che va mosso. Non posso ovviamente dirvelo io perché dipende dal lavoro specifico. Un corso intensivo di inglese, delle sessioni con dei madrelingua hanno un prezzo e il più delle volte non è neanche basso, ma in breve tempo riescono a darvi delle sufficienti competenze per poter fare un piccolo salto di qualità con il vostro inglese. L'inglese, ragazzi, cioè siamo quasi nel 2024 e ancora non tutti hanno capito l'importanza dell'inglese lato professionale. L'inglese è fondamentale. Cioè, soltanto in Italia avere un minimo di conoscenza di inglese è visto come un asset. Quando poi vi confrontate con il resto del mondo, viene dato per scontato, ok? Per cui è una delle cose dove è difficile accettare il fatto che qualcuno a 25-35 anni non abbia la testa sui libri, non stia facendo lezioni su Cambly, su Italki, su qualunque soluzione e non abbia messo l'inglese come priorità. È ovvio che se poi, quando arriva il momento, che vi inventate? Questa cosa è spendibile sul lavoro. Altro esempio, un corso sul parlare in pubblico. Non avete idea di quanto è utile in tutte quelle professioni dove non solo si deve avere a che fare regolarmente con dei clienti, ma vi farà apparire anche molto meglio e molto più sicuri di voi in un potenziale colloquio. Verissimo. Attenzione, public speaking è una delle skill più importanti e non bisogna fare confusione, nel senso che non dovete pensare al sviluppare public speaking collegato al devo parlare in un teatro, in un town hall a 300 persone sul palco. No, il public speaking vi aiuta, ci sono Toastmasters, corsi, ci sono tanti modi per sviluppare quella skill e quello vi aiuta proprio per la comunicazione, cioè è comunicazione in generale. Nel momento in cui io lavoro sulla mia capacità di public speaking, sto imparando a veicolare un messaggio in maniera coerente, lineare, capibile, con chiarezza, evitando ripetizioni, evitando di essere ridondante, e quindi questo mi servirà nello scrivere un documento, nel preparare una presentazione, nel fare una riunione con 2, 30, 50 o 200 persone. Quindi non pensate al public speaking soltanto come sono sul palco con il podio, il microfono e parlo a una grande audience, ok? Poi invece c'è la formazione specifica, quella volta ad imparare proprio delle professioni. Sei un cameriere, vuoi fare il salto di qualità e diventare ad esempio sommelier? Perfetto, fai un corso da sommelier, ci sono i corsi ICE, ci sono i corsi FISAR, ci sono in generale dei corsi che ti preparano a quel tipo di professione. Sei un magazziniere? Anche in questo caso qualcosa si può fare, con 100 euro ti prendi il patentino per il muletto e i mulettisti sono abbastanza richiesti, perlomeno nella mia zona, non so da voi. Non sai nulla di digital marketing e vuoi iniziare a muovere i primi passi in
quel settore? Ok, ci sono ad esempio i corsi di Start to Impact. La critica più comune in questi casi, che ricevo ogni volta che parlo di questi argomenti, è sì, ma Pietro, non basta un corsino per imparare un lavoro, ci vogliono anni di studio ed esperienza. Ma ovvio, siamo d'accordo, quello che vi sto semplicemente dicendo è che esistono delle cose che potete fare per facilitare il processo di cambio lavoro. Questo è quello di cui parlavamo prima. Lui adesso sta facendo degli esempi molto basic, quindi molto da doers, però il principio è sempre quello, cioè soprattutto se non avete le spalle larghe a livello di competenze, esperienza, curriculum prestigioso, o se siete all'inizio, o se qualunque cosa vi aiuterà a creare un vantaggio competitivo a livello di gestione di colloqui, presentazione sul mercato del lavoro. E poi appunto, come dice lui, niente, la gente c'ha sempre una scusa o un motivo per dire che non va bene. State dove state. Ovviamente nulla è automatico ed è vero, nulla è garantito. Alcune cose le imparerete direttamente nel nuovo posto di lavoro, altre cose magari non riuscirete effettivamente ad impararle perché richiedevano un percorso universitario che non avete fatto. Poco male, è inutile scoraggiarsi, da qualche parte bisogna partire. Terzo consiglio quando si tratta di cambiare lavoro: guardate anche la retribuzione. Io sono dell'idea che questo non debba essere il primo elemento di valutazione, ma se già state cambiando lavoro, quindi già state affrontando questo processo, ecco che tornare un attimo a rivalutarvi e rivalutare le offerte che vi fanno può essere molto utile. Chiaramente, se volete cambiare lavoro in un settore di cui non sapete niente, è normale che potreste dover accettare retribuzioni addirittura più basse di quelle attuali. In fondo... Ok, allora, la parte retribuzione è fondamentale, no? Non si lavora per la gloria e ci siamo. E questo fa parte di una delle analisi che va fatta a monte con molta chiarezza. Io parlo sempre dei pilastri da analizzare quando si prepara la propria career strategy, il proprio approccio per il mercato del lavoro, no? C'è quello personale, quello familiare, quello professionale e quello soldi. E vanno tutti quanti analizzati in maniera completa. Per quanto riguarda quello soldi, dovete capire esattamente qual è la situazione. Cioè, a me sono capitate persone che dicono: ah no, non accetto questo stipendio perché se no passo nella fascia più alta di tassazione e quindi mi tassano tutto di più. Cioè persone che non avevano neanche capito il principio degli scaglioni nella tassazione, no? Le fasce IRPEF. Oppure persone che scoprono che accettare un lavoro che ti dà 100 euro in più e magari è un'ora di macchina di distanza, ti mangi con 300 euro di benzina. Cioè le cose vanno pianificate con attenzione. L'ultima cosa a cui fa riferimento sono i famosi passi laterali, spostamenti laterali o passi indietro. Cioè nel momento in cui io ho lavorato in un settore finanziario e voglio muovermi perché la mia passione nel settore marketing, e quindi qua si ricollega a quello di prima, non ci si deve soltanto muovere perché si sta male dove si sta, magari lì può aver senso investire in una retribuzione più bassa se mi danno l'opportunità di fare il salto che è quella a cui aspiro per la mia carriera e per la mia vita. Quindi va sempre messo tutto quanto insieme, perché se nel mio pilastro professionale fare quel salto ha un valore 100, magari posso gestire e assorbire un impatto negativo sul pilastro finanziario perché in quel momento quello per me è meno rilevante a livello di gratificazione e di priorità. Non avete esperienza. Se però volete semplicemente ad esempio cambiare ambiente lavorativo, azienda perché vi trovate male, ecco che allora in questi casi puntare ad avere una retribuzione più alta di quella attuale è assolutamente ragionevole. In fondo avete più esperienza ed avete l'esperienza specifica per poter dire: ok, io voglio entrare in questa nuova azienda ma voglio entrarci già un pochino più in alto. Conosco personalmente un sacco di casi di persone che cambiando regolarmente lavoro fino a trovare poi una loro dimensione hanno avuto dei guadagni di stipendio complessivi anche del 20-30% nel giro di 3 anni. In Italia c'è questa brutta convinzione che... Esatto. Pietro non fa riferimento agli studi direttamente, ma sta dicendo una grande verità e ci sono studi a livello internazionale sul fatto che a parità di andamento di carriera, chi segue questo percorso di carriera cambiando azienda nel giro di X anni si trova con una retribuzione del 30-40% maggiore. Non ricordo i numeri, ma siamo in questo range. Perché? Perché ovviamente
nello spostarmi di azienda in azienda c'è sempre un incremento salariale perché è la tecnica che usa l'azienda nuova per acquisire i nuovi dipendenti, no? E quindi stesso percorso di carriera cambiando azienda, lato dimensione salariale porta un beneficio anche abbastanza importante. Io ho cambiato 7 aziende, all'interno di queste 7 aziende ho ricoperto una dozzina di ruoli diversi e vi assicuro che è proprio così. I cambi al lavoro spesso è perché non si sa tenere il lavoro. Ovviamente, ragazzi, dipende. Se mi arriva, ad esempio, un CV con scritto che in un anno una persona ha fatto 12 esperienze lavorative diverse, mi faccio 2 domande. Però ovviamente dipende. Se mai, ad esempio, in un futuro colloquio dovessero chiedervi perché avete deciso di cambiare lavoro, siate onesti, dite concretamente qual era il problema. Se vi Allora, occhio. Il discorso di cambiare spesso lavoro ha un limite, no? Nel senso che può capitare una situazione in cui dopo pochi mesi si debba cambiare lavoro e bisogna spiegarla bene. Per darvi un'idea, si dice che quando inizi a lavorare ci metti 6 mesi per capire di che lavoro stiamo parlando, ci metti un anno per iniziare a performare all'interno di quel ruolo. Dopo un paio d'anni si può dire che hai dato il tuo contributo, che hai capito tutto, c'è tutto quanto a posto e quindi puoi iniziare a guardarti attorno. Occhio, qui di nuovo Pietro sta parlando sempre dello spostarsi per problemi e no, non dovete andare, su questo non sono per niente d'accordo, non dovete andare in giro a dire sto cercando lavoro qui perché lì qualcosa non va bene. Attenzione, lo storytelling è fondamentale. Se in un colloquio vi presentate parlando in maniera negativa del posto o della posizione o dell'azienda in cui siete adesso, il messaggio che date è domani parlerò male di voi ai prossimi da cui vado a fare il colloquio. Questo non va per niente bene e bisogna stare anche attenti perché spesso lo si fa in maniera non consapevole. Stavo parlando l'altra volta con una persona che seguo e mi diceva ah no, quando mi hanno contattato ho detto che voglio cambiare perché dove sono adesso non ho possibilità di crescita. E io ho detto, guarda, attenzione perché non dovresti parlare in maniera negativa dell'azienda. Ah, ma io non ho detto niente di negativo. Porca miseria, è più negativo di dire che sei in un'azienda che dopo X anni non ti permette di crescere, cioè se non è negativo quello, no? Per cui state molto attenti al messaggio che veicolate, per questo bisogna fare molta preparazione sullo storytelling, su come affrontare le domande e su come spiegare la propria traiettoria di carriera. trovavate male, dite quali erano le cose che vi facevano stare male. Se volete puntare più in alto, siate chiari fin da subito. In questo modo l'azienda saprà già che siete motivati, che volete scalare un pochino la gerarchia aziendale, e se invece non è in grado di offrirvi queste opportunità, semplicemente non vi prenderanno. Ma molto meglio per voi, vi siete risparmiati una seconda rottura di balle. Quarto consiglio, createvi un piano d'uscita. Molti si scoraggiano nel cambiare lavoro perché non vogliono lasciare il lavoro attuale prima di averne trovato uno. E mi viene da dire, è giusto, perché mai bisognerebbe farlo? È veramente un salto nel vuoto, non ha senso. Tanto per Attenzione, è corretto, cioè a meno che non ci siano delle esigenze veramente specifiche, non c'è nessun motivo per creare un gap. Attenzione, sto parlando io che a 35 anni ho lasciato un lavoro ben retribuito, sicuro, mi sono messo in motocicletta e sono andato a Londra senza lavoro e poi l'ho cercato lì. Ma perché? Perché in quel momento della mia vita la priorità era andare all'estero, spostarmi, avevo provato a fare delle ricerche in remoto, stiamo parlando del 2005, quindi la ricerca del lavoro era ancora molto più analogica di oggi, e quindi ho fatto una scelta perché nei miei pilastri la parte personale del fare l'esperienza di vita all'estero era assolutamente predominante rispetto al rimanere un po' senza stipendio, pilastro soldi, rispetto al creare un gap nella carriera, pilastro professionale, e non avevo problemi perché ero single, senza figli e tutto, quindi lato familiare ero a posto, ok? Quindi attenzione, sì, se voglio cambiare, vado, faccio i colloqui, cerco una nuova posizione e poi a meno che non ci siano situazioni particolari, faccio il passaggio. cominciare, in praticamente tutti i lavori esiste il preavviso che può essere più o meno grande a seconda del contratto che avete, e secondo me, a meno che non siate in rotta con il capo, è anche giusto dare un preavviso. Anzi, se vi rendete disponibili
ancora meglio. Questo non solo darà al vostro datore di lavoro tempo per trovare una persona che vi sostituisca, ma potrebbe addirittura creare una proposta di aumento, perché magari... Ok, due cose. Il preavviso, cioè la parte di contratto, 3 mesi, 6 mesi, poi il preavviso uno può saltarlo pagando la penale, tutti i tecnicismi. Però attenzione su una cosa, il preavviso, soprattutto se parliamo di ruoli seri, no? Cioè, se sono appunto quello che sposta i pallet di materiale, posso essere sostituito in un'ora. Se sono un ruolo manageriale, un ruolo comunque in un'azienda con delle responsabilità, il preavviso è una cosa collegata anche alla mia professionalità. Cioè, se io avessi un candidato che mi dice «Ah sì, posso venire a lavorare qua domani», no, red flag. Perché? Perché mi aspetto che nell'azienda in cui stai lavorando oggi ti occuperai di fare un handover sulla persona che prenderà la tua posizione, ti occuperai di assicurare una transizione la più morbida possibile per l'azienda ed è un indicatore di professionalità. Nei contratti ci sono 3 mesi, 6 mesi, cambiano con la seniority, però non ho mai visto nessuno cambiare lavoro in meno di un mese. Cioè, se ti sposti al di sotto di 2 settimane vuol dire che proprio non stai curando la parte uscita all'interno dell'azienda ed è un pessimo indicatore questo, Vi vogliono tenere. Quindi io farei così, prima andrei a cercare qualcosa di nuovo, una volta che l'ho individuato, una volta che ho iniziato a ricevere un'offerta, ecco che do il preavviso a lavoro, dico a questa nuova azienda che mi vuole assumere che non posso essere attivo prima di 2 settimane e se per loro non va bene queste 2 settimane senti, cioè me ne farò una ragione, cercherò qualcos'altro, però se davvero un'azienda è motivata a volervi non saranno quelle 2 settimane di preavviso a spaventarvi. Quinto e ultimo consiglio. Prima di passare al prossimo consiglio, lui aveva accennato a una cosa, l'azienda che ti fa il famoso rilancio. Ho fatto anche un video al riguardo, lo metto da qualche parte nei link. Attenzione, ci sono 2 scuole di pensiero. C'è chi dice il rilancio è una figata perché così io dico che sto andando via, loro mi vogliono trattenere, mi danno di più, quindi non faccio neanche il trauma, non affronto neanche il trauma del trasferimento e mi becco più soldi qui. C'è chi dice ti sei bruciato, ti offriranno qualcosa in più per risolvere la situazione contingente, ma tu sei il prossimo nella lista nera. E su questo bisogna stare attenti, no? Perché io ho visto succedere entrambe le cose, però anche lì fa parte della vostra professionalità. E io ho visto casi dove è stata affrontata molto bene questa cosa. Cioè, una cosa è andare a ricattare l'azienda e il manager dicendo guarda, fuori mi stanno dando 10 in più, mi devi offrire 12 in più, se no me ne vado. No, non va bene. Invece ho dei colleghi che hanno fatto un discorso molto più serio ed era, signori, io sono qui, mi piace quello che sto costruendo, ho una progettualità, mi piace l'azienda, ho una serie di responsabilità che mi piace mantenere e sviluppare, però il mercato mi sta dando un messaggio diverso, mi sta segnalando che il mio valore è più alto, mettetemi in condizione di rimanere perché non voglio dover muovermi fuori per non perdere occasioni. E allora lì l'azienda, con una logica completamente diversa, ha adeguato, dando più responsabilità, cambiando ruolo, cambiando nella fascia salariale se possibile, e soluzioni di questo genere. È un approccio completamente diverso dal «Ehi, mi devi dare di più, se no me ne vado». Che ovviamente tanti anni di esperienza, tanti ruoli, tante aziende, però è una delle cose da tenere in conto. Le referenze. Se venite da uno o più lavori e il vostro capo è soddisfatto di voi e volete cambiare, potete usare la cosa a vostro favore. Potete chiedergli di scrivere anche solamente 2 righe firmate in cui si dice contento del vostro operato e scrive i motivi per cui è stato contento. Questo piccolo favore, fidatevi, non gli costerà più di 5 minuti e in certi casi potrebbe aiutarvi parecchio, soprattutto... Corretto? Referenze fondamentali fanno parte dei documenti che uno deve sempre avere pronti per la carriera. 2 cose sulle referenze. 1, dovete chiederle subito. Cioè, non posso chiamare una persona con cui ho lavorato 10 anni fa e senti, mi stanno chiedendo delle referenze, mi prepareresti una... perché magari non è più lì, è in un altro ruolo o non gli va di dedicare del tempo. E quindi chiedetele subito quando avete a che fare con dei manager, quando finisce una situazione lavorativa.
Però anche attenzione, non è proprio così, cioè nelle grandi aziende non è che mi puoi dare delle referenze, quelli vanno e te le scrivono in 2 minuti, ma per niente, anzi, può essere un processo un po' complicato perché le referenze devono essere su carta intestata aziendale, la carta intestata aziendale tu non è che puoi andare a usarla per fare quello che ti pare e piace, e quindi può essere un processo non lineare. Magari quello che si può chiedere alle persone è se possono essere aggiunte nella lista delle persone da contattare in caso di richiesta di referenze. A me è capitato spesso di essere contattato da recruiter o aziende che vogliono assumere delle persone che hanno lavorato con me e quindi questi mi avvisano: guarda Maurizio, sto facendo un processo di selezione, ho dato il tuo nominativo come referente, questi mi hanno chiamato, ho fatto delle call, ho spiegato la situazione. Per cui non è così semplice come la descrive Pietro, però è assolutamente importante come dice lui. Soprattutto se l'azienda da cui venite non è la pizzeria SRL di quartiere che non vale assolutamente niente come reputazione. I futuri selezionatori apprezzano abbastanza questo tipo di lettera perché appunto non solo dimostra che siete stati in grado di fare qualcosa, ma anche che appunto avevate un buon rapporto col datore di lavoro al punto che ha scritto questa lettera. Quindi insomma, questi erano alcuni consigli per cambiare lavoro, per farlo nel modo corretto senza sbrodolare troppo. E aggiungo solo l'ultima cosa: se siete motivati a cambiare lavoro e avete appunto i vostri motivi, vi auguro il meglio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi dico: è altamente probabile che le cose non andranno esattamente come avevate pianificato, perché ci potrebbero essere degli imprevisti. Proprio in queste fasi dove magari sarete tentati di dire vabbè, senti, è difficile, in fondo ho già una situazione stabile, facciamo che ritorno a quello che stavo facendo, non cercate di cadere in questa trappola, perché appunto è molto molto facile stare nella propria zona di comfort. In queste fasi ricordatevi perché avete iniziato la ricerca di un nuovo lavoro e tenete a mente quei motivi lì. Saranno proprio questi motivi a motivarvi, ad aiutarvi a portare a termine questo cambio di lavoro. Per il resto, ragazzi, in bocca al lupo, vi auguro il meglio. Per oggi è tutto, un saluto e alla prossima. Perfetto. Allora, concordo, sappiamo tutti, no? Che i migliori piani si scontrano contro la realtà e saltano, per cui bel video, come ovviamente ci si può aspettare da Pietro. I punti su cui non sono d'accordo ve li ho spiegati, nel senso che è verissimo, quando si inizia a cercare lavoro bisogna ricordarsi il perché, quindi sarà difficile, molto molto difficile, non bisogna scoraggiarsi, però io aggiungo sempre il motivo positivo, la costruzione, l'ambizione, il voler migliorare il proprio stato, non perché voglio scappare da qualcosa, ma perché voglio costruire qualcosa. E l'altro, come vi dicevo, è all'interno della sua matrice: più mi metto in gioco, più aumenta il livello di difficoltà, maggiore è l'opportunità o il numero di opportunità che potrò approcciare. Spero abbiate trovato l'argomento interessante. Fatemi sapere nei commenti se avete punti di vista diversi su quello che ci siamo detti e soprattutto se ci sono degli altri video che vorreste analizzare insieme a me, fatemelo sapere nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!